Ciao, benvenuto su InfemMath. Oggi vediamo come usare le 12 funzioni val di Excel all'interno delle regole di formattazione condizionale per rendere i nostri fogli di calcolo davvero intelligenti. Ho già spiegato la parte teorica su queste funzioni nel tutorial precedente che, anche se non è strettamente indispensabile, ti consiglio di guardare prima di questo video per avere una base solida per seguire gli esempi di oggi. Ora, infatti, passiamo subito alla pratica. Tanti esempi reali, applicazioni concrete e casi d'uso che ti faranno capire come evidenziare automaticamente dati importanti, errori, valori critici e molto altro direttamente nei tuoi file Excel. Se vuoi portare la tua formattazione condizionale a un livello avanzato e lavorare in modo più veloce, preciso e professionale, sei nel video giusto. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Nella seconda colonna di questa tabella ho inserito alcune formule, molte delle quali generano errori. Ogni formula è descritta qui a sinistra e per non dilungarmi troppo nella spiegazione te le mostro una ad una in modo che, se ti interessasse, tu possa analizzarle e capire il motivo per cui, in molti casi, vengono generati errori. Ho già trattato tutte queste funzioni nei video precedenti, ad eccezione di 3 funzioni che ora ti mostro. La funzione ratq, che genera errori quando si vuole estrarre la radice quadrata di un numero negativo, la funzione non.disp, che genera un errore di tipo nd, e la funzione valore, che trasforma un testo numerico in un numero vero e proprio, ma quando il testo non è un numero, genera un errore di tipo valore. Tratterò tutte queste funzioni nei prossimi video. Mediante le 3 funzioni val_non_disp, val.er e val.errore all'interno della funzione se, ho segnalato la presenza di errori in questa seconda colonna a seconda della tipologia. Errori nd in questa colonna, qualsiasi tipo di errore tranne nd in questa seconda colonna e qualsiasi errore in questa terza colonna. Excel, mediante le regole di formattazione condizionale, ci permette di mettere in evidenza in modo semplice gli errori. È sufficiente nella scheda Home cliccare su Formattazione condizionale e selezionare successivamente Altre regole, Formatta solo celle con errori e a questo punto possiamo scegliere un formato a nostro piacere, ad esempio un riempimento di colore rosso. Confermiamo con OK più volte ed individuiamo in un attimo tutti gli errori. Se però volessimo una formattazione più avanzata, ad esempio evidenziare sia la prima che la seconda colonna di questa tabella in corrispondenza degli errori, dobbiamo utilizzare una formula e in questo caso all'interno della formattazione condizionale possiamo utilizzare le 3 funzioni val. Annullo ora la formattazione condizionale creata in precedenza, CTRL Z, seleziono le prime 2 colonne, clicco sulla scheda Home, Formattazione condizionale, Nuova regola, utilizzo una formula e per individuare qualsiasi tipo di errore utilizzo la formula val.errore. Apro la parentesi tonda, seleziono la cella B4, premo 2 volte F4 in modo da bloccare solamente la colonna B e non il numero 4, chiudo la parentesi e imposto il formato come in precedenza, un colore di riempimento rosso. Confermo con OK ed il gioco è fatto. Possiamo però fare di meglio. Possiamo evidenziare in modo diverso gli errori di tipo ND dagli altri errori. Annullo di nuovo l'ultima operazione, CTRL Z, e con la stessa selezione attiva vado di nuovo in formattazione condizionale Nuova regola, utilizzo una formula e per evidenziare solamente le celle contenenti l'errore di tipo ND utilizzo la funzione uguale val.non.disp. Opero come in precedenza e dunque parentesi, seleziono la cella B4, 2 volte F4, chiudo la parentesi e come formato seleziono un colore di riempimento arancione, confermando con OK. A questo punto, per gli altri tipi di errore, procedo come in precedenza e questa volta utilizzo la formula val.er. Apro la parentesi,
seleziono la cella B4, F4 due volte, chiudo la parentesi e come formato seleziono il colore di riempimento rosso. Confermo con OK e con OK e in questo modo gli errori vengono evidenziati in maniera differente. Vediamo ora come utilizzare le altre funzioni val all'interno della formattazione condizionale. In questa tabella voglio mettere in evidenza i dati mancanti. Cancellando una qualsiasi cella, questa diventa di colore giallo, mentre cancellando l'intera riga, il calcolo della media produce un errore di divisione per 0 e la cella diventa di colore rosso. Annullo tutte le modifiche effettuate e creo la formattazione condizionale dall'inizio. Dopo aver selezionato l'intervallo da formattare, seleziono la scheda Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula e in questo campo di inserimento inserisco la funzione val.vuoto. Apro la parentesi, seleziono la cella B8, premo 3 volte F4 per impostare un riferimento relativo, chiudo la parentesi e come formato imposto un colore di riempimento giallo. Confermo con OK e con OK e per mettere alla prova la mia formattazione cancello il contenuto di qualche cella che diventa immediatamente gialla. Per quanto riguarda invece la colonna media, posso evitare di utilizzare le funzioni val.er oppure val.errore ed utilizzare la formattazione condizionale predefinita di Excel formattando solamente le celle che contengono errori. In questo modo, impostando un formato riempimento rosso con colore carattere rosso, la cella contenente l'errore diventerà completamente rossa e il messaggio di errore scomparirà, poiché è scritto con colore carattere rosso su sfondo rosso. Vediamo ora un esempio con le funzioni valpari e valdispari. Un corso di informatica prevede lezioni alternate. Lezioni di elaborazione testi Word in azzurro e lezioni sul foglio elettronico Excel in verde. Vogliamo creare una formattazione condizionale che ci consenta, anche se venisse eliminata oppure aggiunta una riga, di formattare automaticamente l'elenco delle date. Ti mostro la formattazione condizionale già inserita. Dopo aver selezionato l'intervallo delle date, ho cliccato sulla scheda Home, formattazione condizionale, nuova regola e ho impostato 2 regole che ti mostro da Gestisci regole. Per quanto riguarda le righe di numero dispari, ho utilizzato la funzione valdispari e al suo interno ho nidificato la funzione rifriga. In questo modo, quando la funzione rifriga fornisce un numero dispari, la funzione valdispari restituisce vero e la cella viene colorata di verde. Allo stesso modo, per le righe pari, ho utilizzato la funzione valpari e al suo interno ho nidificato la funzione rifriga. Quando la funzione rifriga restituisce un numero pari, la funzione valpari restituisce vero e lo sfondo della cella diventa azzurro. Per impostare queste formattazioni ho agito come in precedenza, ho utilizzato una formula, ho inserito la formula e ho impostato il formato. Vediamo ora come individuare e formattare le celle contenenti formule, numeri e testo. Immagina di aver ricevuto un report con dati inseriti manualmente e calcoli automatici. Vuoi identificare rapidamente le celle che contengono formule, le celle che contengono numeri, le celle che contengono testo e le celle che non contengono testo. Spesso, quando si importano dati esterni, si possono riscontrare anomalie. Ad esempio, questo piccolo triangolo verde potrebbe segnalarci un'anomalia. Infatti, cliccando in questa cella, vediamo che il 10 è inserito come testo, poiché è preceduto da un apostrofo, mentre ad esempio questo 15 è un dato numerico. La stessa cosa capita in questa cella. Questo è un valore testuale, questo invece è un valore numerico. In questa colonna invece sono presenti delle formule, ma se andiamo qui in basso, questo 990 è un numero puro e non il risultato di una formula. Mediante le funzioni val nella formattazione condizionale è possibile individuare tutte queste anomalie. Proviamo dunque a selezionare tutto questo intervallo e ad individuare i valori testuali. Clicco sulla scheda Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula e all'interno di questo campo di inserimento utilizzo la funzione val.testo. Apro la parentesi,
seleziono la cella A5, F4 3 volte per rendere il riferimento relativo, chiudo la parentesi e imposto come formato un colore di riempimento giallo chiaro. Ho già individuato la presenza di due numeri formattati come testo. Proviamo ora ad individuare le formule. Seleziono di nuovo questo intervallo, Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula e qui all'interno del campo di inserimento utilizzo la funzione val.formula. Apro la parentesi, seleziono la cella A5, F4 3 volte, chiudo la parentesi e come colore di sfondo utilizzo un verde chiaro, ad esempio questo. Confermo di nuovo con OK più volte, individuo le formule e capisco che in queste due celle sono presenti dei numeri fissi e in questo modo correggo l'errore trascinando verso il basso una qualsiasi formula. Annullo ora l'ultima operazione e vado ad individuare le celle che non contengono testo. Dopo aver selezionato l'intervallo, seleziono di nuovo Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula ed inserisco la formula val non testo. Seleziono la cella A5, F4 3 volte, chiusa la parentesi, formato e come colore di riempimento scelgo l'arancione. Confermo con OK ed Excel evidenzia tutti i numeri, ad eccezione di queste due celle che, come già detto, contengono del testo e la prima colonna che evidentemente contiene del testo. Vediamo ora come individuare i numeri. Dopo aver selezionato il solito intervallo, clicco su Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula ed inserisco la funzione valNumero. Seleziono la cella A5, F4 3 volte, chiudo la parentesi e come formato imposto uno sfondo di colore azzurro. Confermo nuovamente con OK più volte ed individuo tutti i numeri presenti in tabella. Ovviamente le 4 formattazioni inserite possono essere gestite nella scheda Home cliccando su formattazione condizionale, gestisci regole e a questo punto possono essere modificate, eliminate, duplicate, riordinate mediante questi due pulsanti oppure gestite con le opzioni presenti qui a destra. Vediamo ora come formattare i valori logici. In questo esempio ho importato una tabella esterna e variando il valore di soglia presente in questa cella mi accorgo che la formattazione condizionale non funziona correttamente. Evidentemente c'è qualcosa che non va in queste tre celle che non si ricolorano automaticamente. Cliccando in una di queste tre celle gialle mi accorgo che i valori vero e falso sono stati inseriti come testo, preceduti da un apostrofo. Se non fosse stata presente questa formattazione condizionale, sarebbe stato molto difficile individuare questi tre valori non validi. Questo problema sembra abbastanza innocuo, ma spesso dobbiamo moltiplicare fra loro due colonne e ti ricordo che falso equivale a 0, mentre vero equivale a 1. Proviamo a vedere cosa succede quando moltiplichiamo due valori appartenenti a queste due colonne. Moltiplico dunque la cella B2 per la cella C2, premo invio e trascino la formula verso il basso. Come puoi notare, moltiplicando per falso, cioè per 0, il risultato è 0. Moltiplicando per vero, cioè per 1, il risultato è identico al valore presente nella colonna più a sinistra, mentre quando in una cella è presente un valore testuale, la moltiplicazione produce un errore. Annullo le ultime operazioni effettuate, elimino le regole della formattazione condizionale inserite in precedenza e ti mostro come individuare i valori non validi presenti nella terza colonna della tabella. Torno di nuovo in Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizzo una formula e qui nel campo di inserimento utilizzo la funzione valLogico. Apro la parentesi, seleziono la cella C2, premo 3 volte F4, chiudo la parentesi e, dopo aver cliccato sul pulsante formato, nella scheda riempimento seleziono altri colori, scelgo il verde chiaro che mi piace, clicco su OK, OK e ancora OK. Come si può notare, nelle celle di colore verde è presente una formula, mentre nelle celle che non si sono formattate automaticamente sono presenti valori fissi testuali. In questo modo posso cliccare in questa prima cella e copiare la formula verso il basso, eliminando ogni errore.
Per concludere, vediamo come utilizzare la funzione val-ref nella formattazione condizionale. In questo foglio di lavoro ho inserito alcuni intervalli denominati che posso selezionare dalla casella Nome. Nella colonna A del foglio ho inserito alcuni nomi. Alcuni sono intervalli validi e sono stati formattati automaticamente in verde. Altri invece sono intervalli inesistenti, poiché non sono mai stati creati oppure esistevano e sono stati eliminati. Inoltre sono presenti anche errori e valori logici. Il modo per formattare automaticamente gli intervalli validi è il seguente. Dopo aver selezionato l'intervallo, oppure tutta la colonna A, si va in Home, Formattazione condizionale, Nuova regola, utilizza una formula e la regola da inserire in questo campo di inserimento è quella che ti mostro ora, poiché ormai avrai capito come si deve procedere in queste situazioni. Vado in Gestisci regole e nella situazione in esame utilizzo la funzione val.ref e al suo interno la funzione indiretto. E come argomento di quest'ultima seleziono la cella A2 e in questo caso ho premuto 2 volte il tasto F4 in modo da bloccare solamente la colonna A e non il numero di riga. Avrei comunque potuto premere una terza volta il tasto F4 per ottenere un riferimento relativo. Premendo su OK e poi ancora su OK otteniamo la formattazione condizionale desiderata. Come avrai notato da questi esempi, le 12 funzioni val sono davvero utilissime quando vuoi creare le tue regole di formattazione condizionale in maniera professionale. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!